l'anno scorso, proprio quando credevo che la vita fosse sui binari giusti, sono stato colpito da una rivelazione che ha capovolto tutto. Il mio matrimonio si stava sgretolando ed è stato come uno schiaffo in faccia. Tutto ciò che pensavo di sapere e di fare non era sufficiente e poi, proprio quando credevo di star migliorando le cose, l'ho colta in flagrante. Sì, avete sentito bene. Il 16 giugno dell'anno scorso, un giorno prima del mio compleanno, mia moglie mi ha avvicinato per dirmi che il nostro matrimonio era in serio pericolo. Ero sbalordito perché non avevo idea che ci fosse qualcosa che non andava. Nel corso delle ore successive ho ricevuto un elenco di miglioramenti che avrei dovuto apportare per far funzionare il matrimonio. La cosa più preoccupante era che non ero abbastanza a casa, ma il mio lavoro richiede che io viaggi fino a 3 settimane in alcuni casi, e non è mai stato un problema negli ultimi 8 anni. Dopo aver obiettato per il mio lavoro, ha fatto le valigie ed è andata a stare dai suoi genitori perché non la stavo ascoltando. Mi ha detto che aveva bisogno di qualche giorno senza contatti per valutare i suoi sentimenti. Ha detto che sarebbe tornata domenica e avremmo potuto parlare di più. Seguendo i suoi desideri, non le ho mandato messaggi, non l'ho chiamata o parlato con lei durante questo periodo. Ho riflettuto su alcune delle sue lamentele e ho deciso di mettere da parte i miei hobby mentre mi dedicavo a lei. Ho detto al mio capo cosa stava succedendo e che avevo bisogno di comprimere i viaggi se possibile, passare al marketing o alle operazioni, fondamentalmente qualsiasi cosa che mi aiutasse a salvare il mio matrimonio. Mi sono impegnato ad aumentare il tempo passato insieme, piccoli gesti di affetto e affermazioni. Quella domenica sera è tornata a casa più felice di quando era partita, mi ha ringraziato per non averla contattata e ha discusso i passi che avrei potuto fare per soddisfarla. Durante le prime settimane sembrava apprezzare davvero il mio sforzo, tuttavia più acconsentivo, più lei faceva richieste. Prima di tutto questo, preparavo la cena almeno 4 volte a settimana, tagliavo l'erba, mantenevo il giardino, pulivo le grondaie, portavo fuori la spazzatura e pulivo i bagni, i piatti e i pavimenti. Ma ora stavo ricevendo «Hai perso un punto sul pavimento del bagno» o «Hai perso il cestino nella camera degli ospiti, quella in cui nessuno dorme». Le sue lamentele aggiuntive erano «Non mangiamo abbastanza carne rossa», «Non hai fissato correttamente la copertura della piscina e mi ha tenuto sveglia tutta la notte». Ne avevo abbastanza e le ho chiesto cosa stesse succedendo. Questo era un cambiamento improvviso e drastico e ero preoccupato che potesse avere problemi di salute di cui non ero a conoscenza. Beh, questo ha portato a un'ora di discussione su come, solo perché lei è infelice con me, non significa che ci sia qualcosa che non va in lei. Così sono passati mesi di un accordo instabile, durante i quali io mi sforzavo eccessivamente a casa, e lei trovava modi per ignorarmi o lamentarsi. Ci stavamo allontanando sempre di più. Un giorno, mentre usavo il computer in cucina per preparare una ricetta, ho trovato la sua cronologia di ricerca per avvocati divorzisti nella nostra città. Non ero scioccato, ma questo mi ha spinto a valutare davvero la nostra relazione. Era stata eccellente per 8 anni e ho deciso di non rinunciarvi senza provare ancora una volta. Ho prenotato un viaggio a sorpresa in Messico per 7 giorni, organizzato con il suo supervisore, e ci siamo divertiti molto. Sembravamo di nuovo connessi, anche quando siamo tornati a casa l'atmosfera era diversa, era più attenta e più coinvolta di prima. Pensavo che avessimo preso slancio, quindi ho deciso di farle una sorpresa in ufficio e portarla a pranzo l'ultimo venerdì. Sono salito alla reception e ho detto alla donna che ero lì per vedere mia moglie. Lei ha detto che era appena uscita per pranzo, ma se mi fossi affrettato avrei potuto prenderli nel garage. Sono sceso di corsa le scale e ho visto l'auto di mia moglie ancora nel suo parcheggio. Avvicinandomi non potevo vedere mia moglie, ma ho visto qualcuno sul sedile del conducente e sembrava che stesse dormendo. Avvicinandomi era ovvio cosa stesse succedendo, potevo vedere la testa di mia moglie sul suo grembo mentre dava al ragazzo «Beh, usate la vostra immaginazione». Tutto ciò che ho visto è stato rosso. Ho tirato la porta lato conducente e l'ho colpito in faccia. L'ho colpito di nuovo e ho iniziato a camminare fuori dal garage. Non ricordo esattamente come sia tornato a casa e quale strada ho preso perché vedevo rosso. Mia moglie non è tornata a casa fino a più tardi quella sera ed era arrabbiata per la situazione in generale.
Si è infuriata con me per quanto fosse imbarazzante il mio sfogo, come non le piacesse vedere suo marito fuori controllo e violento. Mi aveva promesso anni fa di non combattere più, di lavorare sul mio temperamento, e questo era solo un altro esempio di quanto fossi un cattivo marito. Poi ha detto: «Sai cosa ho dovuto fare perché lui non sporgesse denuncia contro di te?» Ho detto: «Hai dovuto fare quella cosa con lui?» A quel punto è scoppiata a piangere e iperventilare. Mentre piangeva in modo brutto, ho detto: «Almeno ora so perché il nostro matrimonio era in così grande difficoltà. Era perché eravamo in 3 e io ero in competizione con l'uomo che crede l'erba del vicino sia sempre più verde». Le ho chiesto di fare le valigie e di andare dai suoi genitori, e questa volta volevo nessun contatto fino a domenica. Essere solo probabilmente non era la migliore idea, perché tutto ciò che potevo fare era rimuginare su tutto ciò che avevo trascurato da giugno. Il suo telefono è fornito dal lavoro, quindi non posso accedervi. È collegato solo al suo laptop di lavoro, quindi accedervi era fuori discussione. Ma almeno avevo una data approssimativa dell'inizio della sua relazione, emotiva o altrimenti. Poi ho pensato a tutti i piccoli litigi su come non stavo facendo abbastanza bene e aveva bisogno di uscire di casa periodicamente perché semplicemente non capivo. Era in questo periodo che mi sono imbattuto in quello che pensavo fosse strettamente un tradimento emotivo che non si era trasformato in un tradimento fisico completo. Mi sbagliavo. L'ho affrontata, probabilmente prematuramente. Quello che ho scoperto era che era progredito molto più di quanto previsto. A quanto pare non era pianificato, è semplicemente accaduto. Era solo sesso, senza sentimenti, che mi amava. Praticamente tutte le scuse banali che queste persone dicono per salvare la situazione in cui si trovano attualmente. Ha suggerito la consulenza e vari modi in cui avrebbe potuto farmi ammenda se le avessi dato un'altra possibilità, mi avrebbe permesso di avere la mia propria relazione e avrebbe donato soldi al mio progetto auto. Ogni messaggio era un nuovo modo in cui poteva comprarsi la via d'uscita. Il mio non rispondere la rendeva più disperata. Ha detto che sapeva di aver sbagliato e non aveva il diritto di chiedere: «Ma pensavo che potessimo superare questo?» Ho detto: «È difficile superare il vedere la bocca di tua moglie sulle parti intime di un altro uomo». È tornata domenica e ho impacchettato alcuni dei suoi oggetti personali e le ho chiesto di andarsene e stare da qualche altra parte, ma non qui. Contemporaneamente mi inviava idee su come potremmo andare avanti da questo, crescere e diventare più forti, ha ordinato libri sulla ripresa e mi ha inviato i titoli e quando sarebbero arrivati chiedendomi di darle una possibilità. Quel lunedì ho chiamato alcuni avvocati divorzisti di alto livello per fissare appuntamenti. Ho parlato con uno una settimana dopo per telefono e anche se non potevo incontrarlo fino alla settimana successiva, mi ha dato una panoramica veloce su cosa sarebbe stato utile avere nel caso decidessi di divorziare da lei. Viviamo in uno stato senza colpa, quindi l'unico vero punto di contesa sarebbero state le responsabilità finanziarie, cioè se avesse speso soldi per lui durante la relazione e se potesse nascondere denaro e beni in preparazione per un divorzio che potrebbe aver voluto. Guadagno più di lei, ma lei può vivere confortevolmente con il suo stipendio da sola. Non abbiamo figli o animali domestici, quindi la divisione sarà facile o senza impedimenti. Ha suggerito che lei mi desse una cronologia della sua relazione con dettagli minuziosi, in modo che potessi usare quelle informazioni per valutare se avesse speso soldi per lui, per hotel, ristoranti, eccetera, e farmi rimborsare o usarlo come strumento di negoziazione. Ha suggerito che le dicessi che l'accuratezza della sua cronologia sarebbe stata un motivatore importante nella mia scelta di una possibilità di riconciliazione, indipendentemente da quanto possa essere sconvolgente o grafica. Gli ho detto che avevo aggredito l'amante, che i miei viaggi internazionali sarebbero stati influenzati, e lui ha detto che, sebbene preoccupato, avrebbe dovuto spiegare a sua moglie perché l'ho colpito in primo luogo se avesse presentato una denuncia. Continuo a tornarci sopra, voglio sapere il suo nome, voglio dire a sua moglie, voglio distruggere il suo matrimonio, voglio dire al loro capo cosa stava succedendo con i suoi dipendenti sui terreni aziendali, voglio ringraziare la receptionist e vedere se posso ottenere informazioni utili da lei. So che le cose sopra sono tutte cattive idee fino a quando il divorzio non è concluso, ma siamo così lontani in questo momento e voglio che qualcun altro sia ferito e imbarazzato come lo sono io.
Mia moglie ora dice che non posso tenerla fuori di casa, il che è corretto, e che non possiamo andare avanti se non comunichiamo e coabitiamo. Il mio avvocato ha suggerito un periodo di raffreddamento nel caso in cui potessi vedere una riconciliazione con lei. Non riesco a immaginare com'è vivere insieme dopo che lei è stata servita, perché semplicemente non so più di cosa è capace. Forse non l'ho mai davvero saputo. C'è qualcosa nella cronologia che dovrei chiedere in particolare? Beh, a mio parere, tutta questa situazione è oltre lo schifo, onestamente. È oltre l'infuriante sentire di qualcuno che mette cuore e anima nel salvare un matrimonio solo per essere pugnalato alle spalle nel modo più umiliante possibile. La pura audacia di lei nel stilare un elenco di richieste mentre è là fuori a calpestare i loro voti è semplicemente sconcertante. E poi, questo ragazzo che fa del suo meglio per sistemare le cose viene ripagato entrando in uno scenario da incubo. È uno schiaffo in faccia. Quello che è davvero sconvolgente è la sua audacia nel giocare la vittima dopo che tutto viene alla luce. La sfacciataggine di suggerire di andare avanti e diventare più forti dopo un tale tradimento. Dategli un taglio. È una cosa navigare attraverso i problemi matrimoniali, ma è un altro livello di bassezza portare avanti una relazione e poi avere la faccia tosta di fare richieste. Questo non è solo un racconto triste, è un caso chiaro di fiducia infranta, sforzi derisi e un palese disprezzo difficile persino da comprendere. Chiunque sia stato anche solo lontanamente in scarpe simili può sentire il pungiglione di ogni parola di questa storia. Non è solo irritante, è uno sguardo freddo e duro a quanto le persone possano essere egoiste e crudeli, mettendo alla prova la tua sanità mentale e facendoti dubitare di tutto ciò che credevi sull'amore e la lealtà. Lasciatemi porvi una domanda. Quale uomo vorrebbe riconciliarsi con sua moglie dopo aver visto cosa stava facendo sua moglie con quest'altro uomo?